Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami i pesci, tendenze energetiche generali per la prima parte di settembre. Grazie. Abbiamo la luna, amici dei pesci. La luna parla sempre di qualche cosa di profondo. Normalmente è collegata al subconscio, quindi per molte persone potrebbe essere importante dare un'attenzione in più a quello che è il mondo dei sogni di questo periodo, quindi che sogni state facendo. La carta della luna parla anche di qualche cosa che ritorna a galla dal passato, ok? Quindi per qualcuno si potrebbe fare riferimento appunto eh, a quello che è magari un ritorno di qualche situazione, di una persona, di qualche dinamica, di qualche paura anche semplicemente. Ok, e qui abbiamo la carta numero 6. Questa carta fa riferimento al rialzarsi, se vogliamo, dalla profondità, l'uscire da quello che è la profondità. C'è bisogno qui di rilasciare qualche tipo di difficoltà, qualche tipo di paura, come vedevamo lì con la luna. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo comunque che le letture sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Se non risuona niente o se volete ampliare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Se volete contattarmi, trovate la mia mail nella descrizione del video qui sotto. Allora, andiamo un po' a vedere per questa prima parte di settembre 2022 quali sono i messaggi generali. Abbiamo una regina di bastoni al contrario, un 8 di bastoni, di nuovo la carta della luna, quindi qui si tratta, la regina di bastoni potrebbe rappresentare una re di pentacoli, 3 di coppe, la regina di spade e la carta della stella. La regina di bastoni, come vi dicevo, potrebbe rappresentare una persona che è intorno a voi, o potrebbe rappresentare il fatto che in qualche modo vi manchi una sorta di capacità di comando sulla vostra vita, il prendere delle decisioni per quello che riguarda l'andare avanti nella vostra vita. In realtà, avendo quest'otto di bastoni, vi sento ben proiettati. Il punto è che credo che ci sia qualche tipo di paura che vi tiene un pochettino frenati. Per qualcuno la luna fa riferimento a un sogno che si ha, perché comunque terminiamo anche la stesa con la carta della stella che anch'essa fa riferimento ai sogni. Potrebbe essere che questo re di pentacoli sia la persona che un po' impedisce, se vogliamo, lo sviluppo di questi sogni, che vi impedisce questa sorta di concretizzazione, se vogliamo. Per certi versi può raffigurare il fatto che non siate in una condizione economica molto florida da poter prendere questo sogno un po' sottogamba, un po' alla leggera, probabilmente per quello che le cose sono un po' bloccate. Proseguiamo poi con un 3 di coppe che fa riferimento agli amici, quindi qui si tratta di o chiedere aiuto agli amici o far riferimento a quello che è un gruppo di persone, per qualcuno potrebbe rappresentare magari la famiglia. Sta di fatto che c'è una sorta di festeggiamento, perché il 3 di coppe parla, sono amici che festeggiano, che si incontrano appunto per festeggiare. Abbiamo poi la regina di spade e io sento che in questo caso il consiglio è proprio quello di essere determinati verso quello che è il raggiungimento del vostro sogno, ok? Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, così
riesco a essere più specifica. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno supportando il canale con i like, con le condivisioni, con le iscrizioni, quindi grazie a tutti. Ok, la regina di bastoni al contrario. Quante carte! Allora abbiamo una regina di coppe, la ruota della fortuna, un fante di pentacoli, un 9 di pentacoli al contrario e un asso di denari al contrario. Qui si tratta di un qualche tipo di cambio, qualche tipo di evoluzione, qualche tipo di nuovo percorso che secondo me fa fatica o ha fatto fatica a prendere là. Può essere, dunque, la ruota della fortuna è girata a testa in su, mentre l'asso di denari è girata a testa in giù. Qualche cosa sta cambiando, comunque avete la ruota della fortuna che parla anche di destino e anche la stella parla di destino, quindi in qualche modo un evento predestinato, diciamo così, o lo avete già superato o sta per arrivare fondamentalmente. Il punto qual è? Che nonostante questo evento non vi sentiate ancora completamente autonomi, completamente indipendenti per iniziare questo nuovo tipo di percorso, questo nuovo sogno. Eh, Considerate che c'è la ruota della fortuna e l'asso di denari, quindi qui si parla di qualcuno che vi viene anche in aiuto, potrebbe essere un dono, potrebbe essere, visto che c'è una regina di coppe, potrebbe essere una madre, una persona, comunque se fosse per esempio una situazione di lavoro, una persona diciamo amorevole nel vostro ambiente che potrebbe appunto arrivare a darvi una mano. Può essere a livello economico, ma potrebbe anche semplicemente essere a livello morale. Ok? Qui sento che per riuscire a prendere in mano quello che è la situazione c'è bisogno di andare più a fondo, c'è bisogno di studiare di più qualche cosa. Andiamo a vedere l'otto di bastoni per piacere, grazie. Asso di coppe, sì, qui si tratta di un nuovo inizio. Ok. Asso di coppe, la morte, 6 di pentacoli, la carta del giudizio e la carta del matto. Sì, infatti, qui si tratta di un nuovo inizio, perché abbiamo sia un asso di coppe che la carta della morte, che indica la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Lo zero, il matto anche indica un nuovo ciclo e il giudizio anche è una carta che è composta da il numero 20, quindi sono 2 10. Qui si tratta di dare la giusta energia tra l'andare avanti e il lasciare le cose vecchie indietro, ci vuole un giusto equilibrio. Avete la carta del giudizio, quindi di nuovo, secondo me c'è qualche riferimento al passato, a qualche cosa che volete lasciarvi indietro, secondo me, fondamentalmente, perché qui con la carta del matto c'è bisogno di questi nuovi inizi, queste nuove avventure, c'è bisogno di entusiasmo, c'è bisogno di energia, fondamentalmente. È un po' come se foste scarichi, in effetti la regina ehm, di bastoni al contrario parla di un po' di mancanza di entusiasmo, se volete, ma credo che sia dovuto a principalmente una questione economica, perché ci sono tanti denari qui. Andiamo a vedere la luna, per piacere, grazie. Dieci di bastoni, un altro 10. 6 di spade. Vediamo se riusciamo a far stare tutto. 6 di spade e la carta del mago, un altro 1 e un 10 di nuovo qui. È qualcosa che ha a che fare col passato, ragazzi. È qualche tipo di atteggiamento, qualche tipo di responsabilità, problemi, piuttosto che credenze limitanti, che comunque fanno riferimento al passato. Io credo che qui ci sia solo semplicemente da ripulire un po' quello che sono le convinzioni limitanti presenti nel subconscio, perché qui queste due carte ci fanno proprio capire che c'è qualche cosa che vi dovete lasciare indietro, dovete essere voi a iniziare a creare la vostra realtà con la carta del mago. Si tratta di legge di attrazione, legge di manifestazione,
il punto è che avete tutte le capacità per fare questo tipo di lavoro. Secondo me dovete solo trovare come, trovare lo strumento ideale, perché la voglia di cominciare c'è, il bisogno direi anche, le giuste carte, perché avete la ruota della fortuna, quindi qui voglio dire la morte, l'asso, queste due carte, c'è un nuovo inizio molto vigoroso, c'è un inizio equilibrato. L'unica cosa, secondo me, che vi frega un po' sono queste proiezioni che si fanno con la luna inerenti a delle idee sbagliate che si sono acquisite nel passato. Andiamo a vedere questo re di pentacoli. Abbiamo il papa al contrario e il re di spade. Qui credo che faccia riferimento a, a qualche tipo di contratto, a qualche tipo di riconoscimento che non arriva fondamentalmente, ok? Sento che c'è qualcuno che ha bisogno di ritrovare la propria determinazione. Lasciate perdere quello che è stato, lasciate perdere quello che credevano gli altri, quello che gli altri vi hanno detto essere giusto. Trovate voi la vostra illuminazione, trovate voi quella che è la vostra strada. Per molte persone si tratta di un riconoscimento che state aspettando dall'esterno e che ancora non arriva. Andiamo a vedere il 3 di coppe per piacere. Asso di bastoni e il sole, wow! Quindi ragazzi c'è un inizio molto vigoroso nella seconda parte del periodo. Abbiamo un asso di bastoni, per qualcuno potrebbe rappresentare proprio un incontro, e poi abbiamo la carta del sole che parla di abbondanza, parla di sentimenti genuini, parla di crescita, di prosperità. È una carta molto positiva, devo dire. Parla anche di amici, quindi avevamo anche un 3 di coppe. Sento che per molte persone gli amici vi potrebbero proprio aiutare a venire fuori da quel abisso, se vogliamo, in cui vi sentite in questo momento con la morte. Ma io sento che è solo fondamentalmente una mancanza di veduta. Cioè, avete il mago dice, avete tutte le doti, le caratteristiche, gli strumenti per creare la vostra realtà. Dovete solo pulirvi da queste proiezioni. Andiamo a vedere la regina di spade per piacere, grazie. Quante? Abbiamo un 7 di spade, un re di coppe, un 3 di pentacoli, la carta dell'appeso e un 8 di coppe. Qui si tratta del valutare qualcuno. Il 3 di pentacoli parla di qualche tipo di collaborazione che potrebbe essere quella che vedevamo qui, questo incontro, insomma, che però direi che vi lascia un pochettino lì con la carta dell'appeso e l'8 di coppe, perché qui c'è qualcuno che sta facendo delle riflessioni, ok? C'è qualcuno che fondamentalmente, perché guardate, quando c'è la regina di spade, quando c'è il 7 di spade, c'è qualcuno qui che non ha scrupoli nel dirvi certe cose, perché è determinato o determinata a raggiungere quello che vuole. Potrebbe essere la vostra energia, ok? Nel senso che qui c'è bisogno di concludere qualche cosa, tutta quell'incertezza che vedevamo qui, a fine periodo sento che potrebbe, con questa regina di spade, diventare determinazione. Fate attenzione perché avete 7 di spade e la luna 2 volte, quindi fate attenzione a quelle che sono le proiezioni. Le proiezioni potrebbero essere come pensate voi che si debba svolgere una certa cosa, un certo tipo di lavoro, una certa attività o cose per lo stile, insomma. L'otto di coppe qua ci dice che c'è bisogno di prendersi un tempo, di fare un lavoro di tipo interiore, ok? Per cercare di capire meglio la situazione. Qui ragazzi c'è una persona
nello specifico e potrebbe essere un uomo, vi dico, che non ve la sta raccontando giusta. Non so se, perché qui abbiamo re e regina di spade e poi abbiamo, cos'è che ho visto ancora? Re e regina di coppe. Scusate, re e regina di spade e re e regina di coppe. Quindi potrebbe essere anche il vostro partner o la vostra partner, perché comunque quando ci sono le figure con lo stesso seme si parla di coppie predestinate. E qui abbiamo anche la ruota della fortuna e abbiamo poi anche la stella che parla di destino. Quindi per molte persone qui si tratta di fare un lavoro interiore che è quello che rivediamo qui. Qui abbiamo la carta del giudizio della morte. Per cercare di buttare giù un po' tutte queste proiezioni, queste convinzioni limitanti, i pesi che vi portate alle spalle, è un po' come se doveste ripulire l'inconscio. mm? Perché una volta che succede quello, che cioè vi appunto lasciate indietro, ehm, sento che ci potrebbe essere la possibilità di, come vi posso dire, un nuovo modo di vedere la cosa, proprio perché c'è questo 8 di coppe. Qualcuno qui si renderà conto, e la carta dell'appeso è vero che normalmente parla di un periodo dove non potete fare molto, ma è anche vero che è una carta che vi dà la possibilità in questo periodo di attesa di diventare osservatori di quelle che sono le dinamiche e le proiezioni, ok? Andiamo a vedere la stella. Cavaliere di spade, quindi sento ancora di più la determinazione. 3 di coppe nuovamente e cavaliere di bastoni al contrario. Allora, come vi dicevo prima, la stella parla di destino, parla anche di guarigione molte volte. E qui sento molto che è un discorso di non farsi influenzare dagli amici, non farsi influenzare da questo 3 di coppe, ok? Perché il cavaliere di spade ci parla di una persona che è molto determinata in quello che è il raggiungimento dei propri obiettivi. Vi ricordo che comunque la stella parla proprio di quelli che sono gli obiettivi, i desideri, appunto, i sogni. mm? Potrebbe essere, diciamo così, che dobbiate fare leva solo sulle vostre gambe, ma vi ricordo che con la carta del mago voi avete tutte le possibilità per farcela, perché comunque qui abbiamo due figure, una al contrario e l'altra. È come se vi aspettaste l'aiuto di qualcuno, ma questo aiuto arrivasse non come ve lo aspettate voi, o questa persona potrebbe arrivare ma non necessariamente rimanere come aiuto, intendo, ok? Perché comunque qui abbiamo sempre il 3 di coppe, mentre il cavaliere di bastoni al contrario, sento che di nuovo avete bisogno di ritrovare un po' l'entusiasmo e la fiducia in voi stessi. Manca un po' quello che, come vi dicevo appunto all'inizio, questa passione per quello che state facendo o per la relazione che state vivendo, poi ognuno lo applica alla propria realtà, ok? Qui c'è la voglia di cominciare qualche cosa di nuovo, ma c'è anche questa insicurezza dovuta alle proiezioni. Se fate riferimento agli altri per avere una mano, fate attenzione perché potrebbero anche non aiutarvi alla fine, perché qua c'è un 7 di spade. Quando si chiedono i consigli agli amici, loro vi danno i consigli per la loro esperienza. Non è detto che siano utili anche per voi o che come è andata a loro vada anche a voi, quindi tenete sempre presente che normalmente quando arrivano i consigli sono filtrati dalle esperienze di chi ve li dà. Ok, andiamo a vedere con Osho. 2 carte per piacere, grazie. Consapevolezza e fiducia, wow, che belle, e fiducia. Consapevolezza. Qui è una carta con una statua, la statua del Buddha,
che ha il terzo occhio acceso, illuminato, ok? E se ci fate caso, anche la luna, la raffigurazione in questo mazzo, ha questo terzo occhio acceso. Quindi fondamentalmente il punto qui è che siete consapevoli di tutta questa dinamica, ok? Di quello che c'è da guarire, di quello che non c'è da guarire, di che cosa bisogna lasciarsi indietro, ma la sfida qui è proprio avere fiducia nella vita, ok? Io credo che qui, ragazzi, una volta che voi abbiate capito quali sono le cose che vi fanno andare giù e le proiezioni e le paure che avete, riuscirete tranquillamente ad elaborarle e quindi a capire che strada prendere, a capire come comportarvi, insomma. Andiamo avanti, vediamo con le fatine. Un ultimo messaggio per gli amici dei pesci, grazie. Divinazione, wow. E ce lo rivedo anche questa carta al terzo occhio, questa raffigurazione al terzo occhio illuminato. Questa carta vi esorta ad abbracciare il vostro potere di divinazione. Vi ricordo che qui avete la luna varie volte che parla di subconscio, questa parla di canalizzazioni, avete anche il Papa che è colui che media il messaggio del cielo per gli uomini sulla terra, quindi è come se vi dovessero arrivare diversi messaggi, ok? Avete l'abilità di vedere la vostra situazione attuale con una chiara e cristallina chiarezza e difatti voi siete consapevoli. E poi abbiamo trova l'equilibrio. Qui parla di un equilibrio di tipo materiale. Quindi l'equilibrio è riferito diciamo, allo scandire le parti della giornata, quindi trovate il giusto tempo anche per riposare e per divertirvi, ok? Perché nel momento in cui si riesce a creare un corpo, un'energia in armonia, si diventa anche più produttivi. Quindi qui vi esorta a trovare il giusto tempo per riposarvi e per dormire e per divertirvi e per nutrirvi come si deve. Bisogna che ci sia un giusto equilibrio. Ok, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!